Cosa sono le malattie? E soprattutto perché esistono? Questa è una domandona. Diciamo dalla mia percezione, la malattia non arriva solo da questo campo, diciamo, di vita terrestre e quindi abbiamo una malattia che nasce, che inizia, delle volte finisce o delle volte ce le portiamo fino alla morte. Ma ahimè, ho la percezione che la malattia è qualcosa che arriva anche prima, diciamo, della nostra nascita qui sulla Terra, qualcosa che deriva da un piano di memoria, diremo così, dei nostri passati e che in qualche modo continua anche all'interno del nostro corpo fisico quando nasciamo. Quando noi moriamo, continuiamo in uno spazio e ci portiamo dietro anche i processi di malattia. Qual è la differenza? La differenza è che non avendo un corpo fisico, la malattia è più di campo psichico, cioè è più qualcosa che si lega quasi a un malessere interno, perché non c'è gravità, diremo così, fisica, del dolore cosiddetto. Però, dalla percezione che ho avuto, non è qualcosa di meno doloroso. Potrebbe essere comunque doloroso una malattia di quel genere lì, psichica o sottile, potremmo dire. Questa malattia sottile viene lavorata anche di là, ci sono dei percorsi ospedali, realtà di guarigione per un processo continuativo. Quando poi ci si rincarna ancora, questa malattia viene portata dietro, questo malessere, e quindi si manifesterà ancora in diverse forme anche sulla Terra. La questione, diciamo un po' particolare, mi viene da dire, perché quando l'ho vista mi sono rimasto un po' così, è che la malattia non è qualcosa che finirà. Cioè il processo di resistenza della vita stessa porta, diciamo, tensioni. Le tensioni portano, se non risolte, e qui c'è la chiave, portano forme di malattia. Diciamo che in una parola la resistenza è malattia. Quindi, ma la malattia è vita anche, perché la vita stessa ha dentro i processi di evoluzione e trasformazione. Trasformazione trasforma stati di coscienza in altri stati di coscienza attraverso una resistenza. Questa resistenza è un fuoco trasformativo che passa da fasi di trasformazione, che noi vediamo sotto forma anche di malattia, corporea, psichica, anche qui, perché ha anche una verità, non c'è niente di là che non c'è di qua, non c'è nessuna verità svelata che non la si può vedere anche qua nei processi, se vuoi, simbolici o di paragone, come la vita stessa suggerisce attraverso le sue analogie, diremo così, come nel piccolo e nel grande. Quindi, tornando al discorso generale, la vita è un percorso di guarigione, cioè il tema è riuscire a guarire sempre di più, a trovare la fonte di guarigione e attraversare le malattie continuamente, sia in questo piano sia negli altri cieli. Quindi il tema è lavorare sempre di più internamente per trovare queste chiavi di guarigione, questi principi e che poi sono dei lavori anche interiori che diventano fissati, come dire, no? Uno comprende come vivere, ma quella vita con la V maiuscola che è qua ma anche al di là, comprende come vivere. Per comprendere come vivere non è che sarai esente, anche se lo comprenderai, da possibili, tra virgolette, attacchi di resistenze, di attaccamenti, di malattie quindi, ma il processo di velocità aumenterà e il processo di trasformazione aumenterà fino al punto in cui sarai capace di trasformarlo, non dico in tempo ottimale, ma quasi. Ecco che allora arriva una salute perenne, diremo così, ma non è una salute perenne, è una continua guarigione perenne trasformativa. Cioè l'iniziato che diventa maestro ha a quel punto la capacità trasformativa di continuare a guarire una realtà. E questo è il processo delle vite, della vita. Detto questo, questo è un principio interno, nel senso che uno può anche avere una malattia in questa vita e non è che per forza deve guarire la fisicità di questa realtà, perché è il processo interno di accettazione, di comprensione degli stati di resistenza che possono avere anche delle loro ripercussioni e quindi devono seguire il loro canale, il loro processo, diciamo così. Quindi in una vita uno può anche diventare un maestro, ha comunque una malattia che viene fuori perché a livello di trasformazione di resistenze ha una ripercussione che deve risolversi in quel modo lì, ma internamente ha un'accettazione tale che ha guarito questo punto. E questo continuerà anche dopo
in processi vari, ma il tema profondo della guarigione è questa specie di scorporamento dal piano della malattia, ma una guarigione profonda perché hai un'accettazione, comprensione di tutto. Ma a quel punto, lentamente anche il sistema è sempre in guarigione, sempre di più. Quindi la persona raramente va in malattia a quel punto, diciamola così. Ecco che entriamo nei mondi, nei piani più alti, più sottili. Grazie.